Robert Crumb creò ritratti grafici e divertenti di periodi storici e celebrità in questo fumetto profondamente adulto. La sua arte è ferocemente onesta e rischiosamente confessionale. Disprezzando i supereroi e la violenza presenti nei fumetti commerciali americani, Crumb optò per un approccio genuinamente adulto, in cui la sessualità viene esplorata apertamente. Le avventure riguardanti la Seconda Guerra Mondiale erano il pane dei fumetti per ragazzi quando Lichtenstein ingigantì una scena, portandola dall'essere una storia simile a tutte le altre a una di proporzioni colossali e copiandola poi a colori. Il romanzo aveva appena cominciato ad acquisire popolarità come forma letteraria quando Hogarth inventò il suo marchio di fiction grafica. Rake's Progress raffigura il triste percorso di un giovane spendaccione che passa dal gioco d'azzardo alla prostituzione per finire senza soldi e pazzo all'ospedale di Bedlam. Hogarth ha prodotto le sue storie visive sia come dipinti che come stampe. Nell'era della pop art, il colto e brillante Hockney riprese in mano una delle sue prime fonti, William Hogarth. Nel suo set di stampe A Rake's Progress, l'artista trapianta lo sventurato personaggio di Hogarth nell'America degli anni 60. Questo fumetto ha un finale felice. Hockney infatti si trasferì poco dopo a Los Angeles per inseguire il suo sogno americano. Quando Andy Warhol, allora artista pubblicitario di successo a New York, decise di provare la sua mano nelle belle arti, una delle prime idee che ebbe fu quella di dipingere dei quadri basandosi sui fumetti. Ritrasse Superman e Dick Tracy, ma mise da parte questa vena creativa quando vide cosa stava facendo in quegli anni il suo rivale Roy Lichtenstein. A differenza di quest'ultimo, Warhol avrebbe raggiunto la fama con dei barattoli di zuppa. Molto prima dell'invenzione dei fumetti, gli artisti usavano audaci sequenze di immagini per raccontare storie. Questo stile medievale della finzione grafica raggiunse l'apice nel capolavoro di Giotto, una cappella che può essere letta come un libro. Il fumetto più sublime del mondo si trova dipinto sul soffitto della cappella personale del Papa a Roma. Quando Michelangelo accettò questa commissione, il metodo medievale tradizionale del narrare attraverso sequenze di immagini consisteva nel focalizzarsi su scene singole e renderle sempre più sofisticate di modo che riuscissero a riassumere l'intero dramma. Ciononostante, Michelangelo portò la semplicità di queste sequenze di immagini alle vette vertiginose della sua invenzione, raccontando la storia della creazione. Lo scrittore Moore e l'artista O'Neill crearono una delle invenzioni più vivide e seducenti della letteratura inglese moderna quando mescolarono in questa fantasia eroi e cattivi della tarda epoca vittoriana. I personaggi rubati dalle storie di Bram Stoker e Rider Haggard combattono nemici mostruosi in una versione fantascientifica della Londra vittoriana. Quando la stampa arrivò in Europa nel XV secolo, gli artisti tedeschi riconobbero in essa il suo potenziale per veicolare sia immagini che parole. Dürer non vedeva alcuna differenza tra i suoi dipinti e le sue stampe. Nella sua grandiosa versione del Libro della Rivelazione usa il tipo di stampa più in voga e allo stesso tempo più primitivo, la xilografia, per creare immagini senza tempo. Prima di creare i Simpson, il fumettista Groening offrì una visione sconcertante della vita americana in questo fantastico giornalino. Una delle scene più conosciute è quella in cui mostra Los Angeles in fiamme dopo una notte di scontri. Ma i disegni e le osservazioni di Groening, apparentemente semplici, sviluppano temi come la vita familiare e l'identità sessuale, con uno stile divertito e profondo, che eleva il giornale ad arte concettuale.
Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!